pubblichiamo. Ok, di qua sta reagendo e vedete che mi sta stampando a video la risposta location New York, clicchiamo un attimo qua, location New York, condition cold and clear. Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video volevo farvi vedere lo script che ho fatto come ulteriore step per l'integrazione dell'intelligenza artificiale in OpenHub. Nel video precedente abbiamo visto come siamo riusciti tramite un semplice script Python ad inviare delle richieste all'intelligenza artificiale, in particolare Gemini, e ottenerne la risposta che poi viene visualizzata e interpretata da OpenHub. Con lo script che vediamo oggi facciamo un ulteriore step e facciamo in modo che tramite sempre MQTT possiamo inviare noi le richieste di prompt da inviare all'intelligenza artificiale. In questo modo lo script rimane generico e non bisogna cablarne all'interno il prompt da inviare all'intelligenza artificiale, e poi questo stesso script, una volta ottenuta la risposta da Gemini, la invia su un specifico topic MQTT ai diversi sistemi che appunto hanno sottoscritto quel topic. Ovviamente uno di questi sistemi sarà OpenHub e quindi OpenHub tramite MQTT sarà in grado di inviare dei prompt e recuperarne la risposta. Ho pubblicato lo script sul mio GitHub, adesso andiamo insieme a vedere come è fatto o come si usa e poi facciamo un esempio di utilizzo. Eccoci sulla pagina del mio repository GitHub, andiamo a prendere uno dei repository pubblicati che è AI2MQTT. Andiamo dentro ed è del tutto simile come struttura a quello che avevamo visto già per l'integrazione delle API della Switchbot, ed è uno script in linguaggio Python che può facilmente essere eseguito in ambiente Docker tramite l'utilizzo del Docker Compose oppure su un runtime Python installato sul sistema. Io per semplicità di utilizzo lo mando in esecuzione sempre col Docker Compose, così non devo sporcare il sistema e fa tutto in automatico. Nel README ho cercato di spiegare un pochino cosa serve e come funziona. Molto velocemente è uno script che è in grado di ricevere delle richieste di prompt da girare a Gemini tramite MQTT, quindi con un payload su un particolare topic in cui lo script si mette in ascolto. Una volta che riceve queste richieste le gira a Gemini, attende la risposta, prende la risposta e la pubblica su un topic ben specifico. In questo modo i sistemi esterni che vogliono utilizzare l'intelligenza artificiale ma che non hanno la capacità tecnica di appunto integrarsi con i servizi API delle intelligenze artificiali possono usare questo script che fa da bridge, fa da ponte, quindi tra il sistema chiamante e il sistema intelligenza artificiale. Ho deciso di utilizzare il protocollo MQTT perché è un protocollo altamente utilizzato nelle integrazioni tra sistemi, soprattutto di domotica, di home automation, che girano su dispositivi poco efficienti, in quanto è un protocollo efficiente ed è nato proprio per questo tipo di integrazione. OpenHub lo supporta praticamente nativamente, quindi l'integrazione con questo script viene abbastanza facile. Nello script ho utilizzato il modello Gemini 2.5 Flash e l'ho utilizzato con un API key che mi sono generato in modalità del tutto gratuita, in quanto Gemini offre un livello di abbonamento gratuito fino a un tot di richieste giornaliere. Per la fase di test questo è più che sufficiente, poi ovviamente se l'utilizzo diventa più massiccio è necessario attivare un API key su un progetto Google Console a cui è associato un account di fatturazione per poter appunto poi pagare le eventuali richieste fatte in eccesso. Due parole sull'utilizzo: dobbiamo popolare per prima cosa un file env con le variabili di ambiente che servono appunto a configurare il sistema. Ho predisposto un file di template dove ci sono le variabili di ambiente che bisogna popolare. Ho predisposto anche un file di esempio in cui faccio vedere come si possono popolare queste variabili di ambiente, quindi abbiamo la solita connessione al broker MQTT, eventuali username e password se il nostro broker le richiede, il client ID con cui ci si collega al broker,
il topic su cui si devono inviare le richieste di prompt e il topic in cui si ricevono le risposte, e poi l'API key per appunto utilizzare le API di Gemini. Torniamo a README. Abbiamo anche il file logging.json che è totalmente identico a quello utilizzato per lo script di Switchbot e serve semplicemente a definire come e dove andare a scrivere le righe di log che lo script genera. Faccio vedere al volo il file che ho pubblicato sul repository, che è utilizzabile praticamente già così com'è. L'importante è che il file name sia compatibile con il sistema che utilizzate per mandare in esecuzione lo script. Torniamo pure a README. Ovviamente, come detto, bisogna utilizzare un API key, quindi utilizzando questo link si vanno a vedere le informazioni che servono per appunto capire come andare a generare questi API key. Comunque fondamentalmente ci va un account Google e bisogna entrare nella console cloud di Google e da lì creare un progetto e creare un API key legata a quel progetto, abilitando l'API per utilizzare Gemini con questa API key. Poi lo script principale è ai2mqtt.py, che è appunto il nostro script Python che può essere lanciato in un ambiente Python o con Docker Compose. Una volta che lo script va in esecuzione senza errori, rimane in ascolto delle richieste di prompt. Quindi bisogna mandare tramite MQTT un payload, adesso vediamo come deve essere formato, al topic che abbiamo definito nel file di configurazione e attendere la risposta nel topic di risposta che anche questo abbiamo definito nel file di configurazione. Il template da inviare per le richieste di prompt deve essere questo. Quindi deve avere 3 attributi: il track, che serve a identificare univocamente la richiesta in modo tale da ricevere poi la risposta su un topic definito anche dal track, dopo vediamo cosa vuol dire; il prompt, che è il prompt testuale che si vuole inviare all'intelligenza artificiale; e lo schema JSON che si vuole utilizzare per ottenere la risposta. Abbiamo visto nel video precedente che è importante definire lo schema di risposta, in quanto se l'intelligenza artificiale mi risponde in modalità testuale, io su un sistema non riesco a farci molto con una risposta testuale, quindi ho bisogno di una risposta schematica in modo tale che io possa andare a recuperare le proprietà che mi interessano. Qua sotto ho spiegato appunto cosa servono le variabili definite nel payload. Questo è un esempio di payload che adesso utilizzeremo per fare la nostra richiesta di test. Fondamentalmente chiede le previsioni del tempo a New York per Natale. La risposta ci viene inviata, come detto, nel topic definito nel file di configurazione, in cui però viene aggiunto il track inserito nella richiesta di prompt. In questo modo le richieste diverse che possono arrivare da diversi sistemi o anche dallo stesso sistema, ma comunque sono richieste diverse, vengono inviate su topic diverse. Il template di risposta segue questa struttura, quindi se c'è stato un errore con una variabile booleana, l'eventuale messaggio di errore, altrimenti la risposta, che sarebbe lo schema che noi abbiamo richiesto nella fase di richiesta prompt, con appunto la risposta dell'intelligenza artificiale. Variabili di ambiente l'abbiamo già spiegato, i topic in cui il sistema, lo script, attende una richiesta di prompt e il topic in cui il sistema va a inviare la risposta dell'intelligenza artificiale, e basta. Possiamo vedere velocissimamente lo script, quindi la sintassi, ma non sto qua a spiegare riga per riga, tanto è uno script abbastanza standard. Comunque abbiamo, oltre il recupero di tutte le variabili di configurazione, l'utilizzo del GenAI, che è la libreria ufficiale per integrarsi con le API di Gemini, poi alcune funzioni di gestione della connessione di MQTT, e qua il nostro main, che non fa nient'altro che connettersi al broker MQTT. Nel momento in cui la connessione va a buon fine, viene sottoscritto il topic su cui vengono inviate le richieste di prompt.
e quindi il nostro sistema al momento poi rimane in attesa. Nel momento in cui riceve un messaggio su questo topic, entra in questa funzione e non fa nient'altro che andare a chiamare Gemini, l'API di Gemini, utilizzando lo schema di risposta che è stato inviato nel prompt e il prompt testuale che appunto è stato inviato nella richiesta di prompt. Una volta che ottiene la risposta, la va a pubblicare sul topic di risposta che, se andiamo a vedere, non è nient'altro che il topic che abbiamo configurato nel file di configurazione, a cui viene aggiunto un ulteriore path che è il track inviato nel payload di richiesta. Questo appunto per tenere separate tutte le risposte. Bene, detto questo, possiamo tranquillamente andare a vedere come fare per mandarlo in esecuzione e poi facciamo una prova. Eccoci sul Raspberry, da dove io vado ad eseguire lo script. È lo stesso Raspberry dove c'è OpenHub. Lo eseguo tramite Docker Compose e adesso sono posizionato nella cartella in cui ci sono i file che ho scaricato dal repository. Mi sono creato il file .env con le variabili di ambiente che servono alla mia configurazione particolare e adesso con Docker Compose app -build lo mandiamo in esecuzione. Non metto il flag -d per far sì che l'esecuzione rimanga in primo piano e quindi possiamo vedere tutto quello che viene loggato direttamente a video. Lanciamolo. Ok, l'immagine è stata buildata e adesso è stato mandato in esecuzione lo script. Quindi siamo connessi al nostro broker. A questo punto possiamo mandare il payload sul topic di richiesta prompt e vedere che cosa succede. Torno un attimo sul readme, così mi copio il payload di test, lo copio e lo vado a mettere su MQTT Explorer. Sono già qua connesso al mio broker, vado a incollare il payload nella sezione di publish dei messaggi, lo formattiamo e abbiamo le variabili track, weather forecast. In questo modo la mia risposta verrà pubblicata sul topic base della risposta /weather forecast. Poi ho il prompt, adesso l'ho fatto in inglese ma non importa. I need the weather forecast for New York at Christmas, quindi le previsioni del tempo di New York a Natale, e poi lo schema. Se volete lo schema lo possiamo vedere bene, perché qua all'interno deve essere una stringa JSON, deve essere una stringa perché sono all'interno appunto di una proprietà di tipo stringa. Quindi tutti i doppi apici che vengono utilizzati nella sintassi JSON devono avere il backslash davanti per fare appunto la sequenza di escape, perché questa è fondamentalmente una stringa all'interno di un'altra stringa. Però se volete, a titolo di esempio, vi faccio vedere qua su Notepad questo schema che cos'è. Ovviamente per fargli capire a Notepad++ che è uno schema JSON devo andare a togliere le sequenze di escape e poi formattarlo. Ecco, questo è il vero e proprio schema JSON. Quello che abbiamo visto prima è la rappresentazione in stringa. Quindi abbiamo il titolo del nostro schema di risposta, la descrizione e le proprietà che vogliamo ci vengano popolate da Gemini, location e condition con le relative descrizioni. Torniamo pure su MQTT Explorer, incolliamo il topic in cui bisogna inviare le richieste di prompt. Quindi abbiamo il nostro Raspberry qua a sinistra, vediamo un po' che cosa scrive, e qua a destra l'MQTT Explorer in cui andiamo a inviare la richiesta di prompt. Quindi partiamo, pubblichiamo, ok, di qua sta reagendo e vedete che mi sta stampando a video la risposta location New York. Clicchiamo un attimo qua, location New York, condition cold and clear. Ovviamente è un esempio abbastanza banale perché sono informazioni relativamente semplici, però comunque il nostro script ha funzionato perché ha ricevuto il payload sul topic, ha interrogato l'intelligenza artificiale
e ha ottenuto la risposta. Questa risposta dovrebbe averla inviata sul topic che adesso andiamo a vedere. Quindi qui a sinistra abbiamo AI to MQTT, dove abbiamo prompt, che è quello che ho inviato io, e response. Vedete che mi ha messo weather forecast nel topic response, quindi il topic è response/weather forecast. Questo perché nella richiesta di prompt io avevo messo track weather forecast. La risposta ottenuta in questo topic è error false, quindi è andato tutto bene. Response location New York, condition cold and clear. Questo qua è lo schema di risposta che io ho inviato nella richiesta di prompt. Quello che abbiamo visto qua, vedete, location e condition. Quindi il tutto ha funzionato correttamente. Questa stessa cosa che noi abbiamo fatto a mano utilizzando MQTT Explorer si può fare tranquillamente da OpenHub. Ovviamente la parte, chiamiamola complicata, è quella di andare a popolare bene la richiesta di prompt, il payload. Bene, per questo video possiamo fermarci qua. Abbiamo quindi visto come utilizzare lo script che ho creato e che trovate disponibile sul mio repository GitHub chiamato Domotics Duino. Lo script si chiama AI to MQTT e permette tramite appunto l'esecuzione di questo script Python di integrare l'intelligenza artificiale in sistemi esterni utilizzando il protocollo MQTT. Quindi nei nostri sistemi di smart home è facilmente integrabile in quanto MQTT è il linguaggio principale parlato da questi sistemi. Quindi scriviamo la richiesta di prompt su un topic e otteniamo la risposta data dall'intelligenza artificiale in un altro topic. In un prossimo video quindi vedremo l'integrazione completa in OpenHub, faremo un qualcosa che invia la richiesta di prompt verso Gemini e poi in una sitemap visualizzeremo la risposta ottenuta. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!